È possibile diventare artisti 3D freelance in Italia? Ebbene, ho un anno di tempo per scoprirlo, altrimenti finirò sotto un ponte. Ciao, mi chiamo Andrea, ho 26 anni e sono un aspirante artista 3D freelance, ovvero, secondo la mia modesta opinione, ci sono 3 fasi per diventare un artista 3D. La prima è quella dello studio, di conseguenza sia che voi facciate un percorso accademico oppure da autodidatta con tutori di YouTube, è indifferente, quindi c'è una fase di formazione. Poi c'è la seconda fase che è quella del tirocinio, quindi dell'approccio al mondo del lavoro, di conseguenza dovreste in teoria, dopo che avete studiato il 3D, dovreste approcciarvi a un'azienda, uno studio oppure un libero professionista, quindi un mentore che svolge la professione che vorreste fare, nello specifico, nell'industria del 3D, e dire, ehi, ciao, posso fare il tirocinio da te? Quindi dovreste avere questa fase in cui capite bene o male come funziona il mondo del lavoro, quindi come si fanno i contratti, quali sono i preventivi, i soldi da chiedere. Di conseguenza uscire dal semplice imparo a fare cose in 3D, ma capire anche il come si vendono le cose in 3D. Infine c'è la terza fase, che è quella più figa, ma anche che fa più paura, ovvero quelle in cui prendete tutte le cose che avete imparato e le usate per buttarvi nel mondo del lavoro. In questo momento mi trovo nella fase a metà, fra la fase 2 e la fase 3. Questa cosa qui mi fa un sacco paura. Perché? Perché sono stato un po' scemo, un po' incauto e ho fatto una cosa pazzerella, ovvero ho detto a questa mia azienda che il mio contratto finirebbe il 30 novembre 2024 e già adesso ho detto ai miei boss, comunque ai miei capi, che alla fine di questo periodo vorrei provare a diventare indipendente. Di conseguenza, da adesso fino al 31 dicembre, io devo essere in grado di prendermi tot clienti esterni a questa azienda per cui lavoro e riuscire a guadagnare abbastanza soldi per diventare indipendente. Per iniziare a cercare dei clienti bisogna avere 3 cose, ovvero la prima, che è la più fondamentale, ovvero bisogna avere uno showreel, perciò un video da mostrare a dei potenziali clienti dove mostriamo quello che siamo in grado di fare per loro, un sito web con il quale sembreremo più professionali, sempre agli occhi del cliente, e la terza cosa è avere una presenza online, quindi attivare delle pagine sui social, quindi Facebook, LinkedIn, Instagram, magari anche Twitter, per far vedere a sempre i potenziali clienti che siete delle persone reali, che esistete e che condividete i lavori che fate. Quello che state vedendo a schermo è il mio showreel attuale. Al momento, come tipologia di clienti, punto a brand o aziende che vendono profumi oppure integratori alimentari. Non ho ancora un sito web e sicuramente è importante avercelo, ma prima vorrei riuscire a chiudere un paio di clienti così poi da andare a fare il sito web e poter mettere che ho appunto lavorato con determinati brand oppure aziende. Il come si cercano dei clienti lo sto ancora cercando di sperimentare, ovvero una cosa che sto provando a fare è andare su LinkedIn e cercare tipo per tema, quindi profumi oppure integratori alimentari, e vedere le aziende che mi vengono fuori e quindi voglio iniziare a provare a mandare email oppure scrivere proprio su LinkedIn a queste aziende così. E al momento questo è il mio unico approccio che ho, nel senso non conosco effettivamente aziende che producono profumi o integratori alimentari, perciò iniziamo così e vediamo come va. Molto bene, sta finalmente, dopo n numero di mail che adesso vi farò comparire a schermo, mi ha risposto un primo potenziale cliente, ovvero un'azienda che produce e vende integratori alimentari. Adesso a brevissimo, adesso sono le 9:50, alle 10 avrò la prima call, quindi la prima video call conoscitiva e niente, vediamo come va. Grazie, buona giornata. Grazie mille, buona giornata, a presto. Ho appena finito la call, è andata molto bene, a parer mio, e ho detto un po' di strafalcioni a caso, così, pa pa pa. Sì, praticamente, sicuramente, come avete magari visto dal video, ma ok, ero agitatissimo, non sono bravissimo a parlare, e in ogni caso è andata molto bene perché sono riuscito a farmi dire bene la situazione loro, quindi di che obiettivi hanno, come sta andando, e niente, quindi questo è tutto per il momento, e vi aggiorno non appena ci sono novità. Ok, è appena arrivata la risposta da questa azienda, dalla mia prima azienda con cui ho fatto la call e tutto quanto, e sto per aprire con voi in real time l'email di risposta al preventivo. Mi aspetto una risposta negativa, ma
Non lo so. Ah, sono agitatissimo. Vediamo cosa ne salta fuori. Ok. Buongiorno, dottora Altan. Cioè, qui ha sbagliato il cognome, ok? La ringraziamo per l'offerta. La teniamo in considerazione per valutare la migliore opportunità di utilizzo in funzione delle nostre campagne marketing. Cordiali saluti. Ok. Poteva andare molto peggio, nel senso ci sta. Molto probabilmente hanno visto che era una roba un po' fuori budget per quello che avevano in testa. Perciò quello che loro stanno cercando al momento era più una roba del tipo fare un video in front page del sito. E per quanto magari potevo dare una mano facendolo io, sicuramente non mi sono venuto benissimo da quel punto di vista. Quindi non lo vedo come un buco nell'acqua assoluto, lo vedo un po' come un semino piantato. Abbiamo questo potenziale cliente messo lì parcheggiato che sa appunto i servizi che noi offriamo, sa quanto all'incirca costiamo, di conseguenza probabilmente quando c'era da fare delle campagne pubblicitarie potrebbe essere che ci richiamano. Che mi richiamano. Chi lo sa. Ok, mentre in tutto questo ho iniziato anche a infognarmi con il sito, nel senso che adesso ho comprato un dominio utilizzando un servizio che si chiama Hostinger. Adesso ho pagato per 5 anni, così da avere un server dove posso caricare sia il mio sito che le mie email. Così facendo le prossime email che invierò saranno targate come info@altranandrea.com e non più altran.andrea@gmail.com. Cambio veramente di niente praticamente, però un po' di professionalità in più me la dà il fatto del mettere un'email più professionale, diciamo. E in più adesso punto in qualche giorno a tirare su anche un sito molto basico, punto a scopiazzare, se non fare proprio pari passo, quello di Derek Elliott, che è un sito che mi piace molto, e anche lui mi piace molto come libero professionista. E basta, per ora è tutto. Ho appena realizzato che una delle cose importantissime che diceva Derek nel suo webinar a cui ho partecipato qualche giorno fa era proprio il fatto che per farsi il proprio giro di clienti c'è bisogno di un sacco di tempo, anche anni, e questa cosa mi fa un po' paura perché anche stamattina mia madre, che mi ha portato in stazione per tornare a Torino, parentesi a caso, mi ha proprio detto del fatto: ma sei sicuro alla fine dell'anno di voler lasciare il lavoro fisso che c'hai e basta? Proprio perché sì, non è proprio facile. E proprio perché sì, non è immediato questa cosa del clienti, soldi, boom, indipendenza. E quindi mi sto un po' iniziando a cagare in mano, diciamo. Breve aggiornamento, mi è appena capitato tra le mani un concorso dove praticamente mi verrebbe consegnato un preset, quindi già un'animazione e un movimento di camera predefinito di una scarpa, e io dovrei praticamente andare a creare uno sfondo e se va bene diventa una roba buona per quanto riguarda il networking, sia perché conoscerei nuovi colleghi che magari potenziali clienti. La scadenza è l'8 aprile, quindi direi che è anche fattibile come cosa. Punterei a non starci più di un giorno a fare la scena come cosa, dato che è una roba fatta a gratis. Però sì, la reputo una buona occasione, assolutamente. In più, al momento sono fermo con la ricerca clienti, un po' perché sì, in realtà è stata un po' una batosta il rifiuto del primo cliente. Cioè, nel senso, ho sbagliato io e di conseguenza ci sta come roba. Però un po'... Adesso mi sono un attimo rintanato nella mia zona di comfort, nuovamente, sbagliato. Però in questi giorni non sono stato fermo, ma bensì ho deciso di aprire il sito web, che era importante. Cioè, puntavo a prendere dei clienti prima di fare il sito web, però reputo che sia fondamentale a questo punto. Di conseguenza ho fatto il sito web, adesso è online, è ottimizzato, sto finendo di creare i contenuti, punterei a finire di prepararlo, impacchettarlo entro la fine di questa settimana, quindi entro il 17 di questo mese, e basta, poi riparto in bomba con di nuovo la ricerca clienti tramite email. Perciò sì, 13 marzo e siamo ancora a 0 clienti. 12 maggio, 0 nuovi clienti. Ho vinto il concorso, nel senso sono stato uno dei 5 vincitori del concorso,
La cosa non mi ha ancora portato nessun benefit dal punto di vista lavorativo, nel senso che non ho di per sé conosciuto persone o colleghi con le quali al momento sto collaborando, ma non me ne pento, nel senso è stata comunque una bella esperienza e ho ripreso finalmente a mandare email a potenziali clienti. Ma c'è un plot twist bello importante, nel senso che, per spiegarvelo meglio, vi faccio vedere. Allora, fino ad adesso ero convinto che praticamente io, artista 3D, eh, sono in grado di fare animazioni 3D. Queste animazioni 3D incrementano le vendite di un potenziale cliente perché portano valore. Purtroppo non è così, o meglio, in Italia sempre più mi sto iniziando a scontrare con la realtà dei fatti, che è diversa, ovvero è questa qua. Abbiamo i clienti o il cliente in generale che sempre più spesso si appoggia fin da subito a delle agenzie di comunicazione, perché le agenzie di comunicazione, una volta nella mia testa mi aspettavo che fossero solamente delle grandi agenzie di comunicazione, mentre invece adesso ce ne sono anche di piccole e medie. Di conseguenza è molto più probabile ormai trovare un cliente che è già associato o comunque è già in collegamento con un'agenzia di comunicazione. Questa agenzia di comunicazione si occupa solitamente di creare tutti i contenuti social o multimediali per quanto riguarda il cliente o il brand, e si occupa inoltre anche dell'advertisement online, quindi delle pubblicità online. Queste pubblicità online portano un incremento delle vendite al cliente iniziale. Di conseguenza, quello che dovrei fare adesso non è tanto puntare direttamente a un cliente, quanto puntare a un'agenzia di comunicazione che ha in gestione magari dei clienti a cui potrebbero interessare i miei contenuti 3D. Sono stato avvertito da un carissimo collega del fatto che le agenzie di comunicazione tendenzialmente ti sfruttano, o comunque sicuramente a livello economico andare direttamente dal cliente è più remunerativo, proprio perché hai un rapporto 1 a 1. L'agenzia si prende sicuramente una percentuale dei soldi che dovrebbero arrivare a te, ma per iniziare la sto iniziando a reputare sempre più un'opzione concreta e che devo fare. Sì, devo assolutamente fare. Tirando le somme, quello che andrò a fare adesso non sarà più scrivere direttamente email ai clienti, ma andrò a cercare delle agenzie di comunicazione che magari hanno necessità di animazioni o render 3D, che sono le cose che faccio. Ci aggiorniamo. Nelle scorse 2 settimane ho fatto diverse call con 4 clienti, o meglio 4 potenziali clienti, di cui uno si è convertito in cliente, in cui ho già fatto un lavoro, già chiuso, già fatturato. Sono ancora lontanissimo dal diventare indipendente, ma comunque si sta iniziando a muovere qualcosa, adesso che ho leggermente cambiato strategia. Il primo cliente l'ho contattato io direttamente, quindi ho trovato questa agenzia di comunicazione che gestisce principalmente ristoranti piccoli, di fascia medio-piccola, e al quale ho proposto il mio classico pacchetto di VFX, quindi di magari video in 3D con animazioni. Erano interessati, ma sicuramente a livello di costi video in 3D costano più di quello che effettivamente i loro clienti li pagano. Il secondo contatto è arrivato a me tramite il canale della FAO Tutorial, mi fa un sacco ridere questa cosa. Quindi non l'ho contattato io direttamente, ma ha beccato qualche mio video su TikTok oppure su YouTube, adesso non ricordo bene, di io che spiego cose su come fare determinati effetti in Blender. Mi ha contattato perché è un regista che praticamente ha una casa di produzione e a breve deve iniziare la produzione di un cortometraggio in stile stop motion, e gli serve una mano per creare degli ambienti in 3D per questo corto. Quindi adesso questa cosa qui è ancora in trattativa, non è ancora un cliente chiuso, però potrebbe essere un cliente interessante. Mi ha contattato un'altra agenzia, quindi non l'ho contattata io, ma mi hanno contattato loro, sempre tramite la FAO Tutorial, e pian piano sto iniziando a capire che io volevo tenere super separati il mio progetto FAO Tutorial con il mio progetto lavorativo, quindi il mio personal brand lavorativo, ma in realtà al momento sto ricevendo solo benefici nel avere la realtà FAO Tutorial collegata alla mia attività da libero professionista, quindi
interessante come cosa. Mi ha contattato questa agenzia e questa agenzia è il cliente che ho effettivamente chiuso, quindi ho già fatto un lavoro per loro e il cliente mi chiedeva semplicemente di aiutarlo con la creazione di una bottiglia in 3D e fatto, consegnato, fatturato 300 euro facili. E quindi questo è il mio primo cliente effettivo in cui mi richiedono cose in 3D e io lo consegno al di fuori dell'azienda per cui già lavoro, con cui già collaboro. E poi mi ha contattato anche un altro cliente super interessante che è un art director / designer, però è più art director, e mi ha contattato perché al momento sta collaborando con un artista 3D per fare determinate animazioni, ma questo artista 3D lavora anche per un'altra azienda, non riesce a dargli una disponibilità a tempo pieno, e quindi ha beccato i miei lavori tramite LinkedIn, questa volta LinkedIn e Instagram, e mi ha contattato dicendomi appunto conosciamoci, mi ha presentato il progetto che stanno facendo adesso, così potevo tra virgolette fargli una stima di quanto mi sarebbe costato, bla bla bla, solite robe, per capire fin da subito se c'era la possibilità di collaborare o meno. Ci siamo lasciati molto bene, abbiamo fatto una video call, è andata bene, molto bene, e quindi nel futuro potrebbe essere che mi richiami per i prossimi progetti che gli capitano e dove gli servono animazioni in 3D. Questo è il ragionamento attuale. Adesso sono a casa dei miei, infatti come si può vedere la location è un po' differente, ma prossima settimana torno a Torino, quindi torno nel mio ufficio e ricomincerò un altro giro di email in cui vado a chiedere a diverse agenzie di comunicazione o chi per chi se gli servono contenuti in 3D. 11 giugno, siamo quasi a metà anno e in questo momento sono sull'orlo di un burnout perché sto affrontando, penso, la normalità per chi fa questo lavoro, ovvero sono su 2 progetti in contemporanea grossi per quello che so fare e sto notando come sia difficile gestire la vita lavorativa in generale in quest'ambito, nel senso che essendo che da libero professionista quando c'è un periodo buono di lavoro tendi a lavorare di più proprio perché dici ok, adesso c'è clienti che mi contattano, gente con cui lavorare, però potrebbero capitare nei prossimi mesi vuoti in cui non lavoro, quindi finché c'è lavoro si lavora, diciamo, questo è il principio. Solo che bisogna stare molto attenti, essendo che da liberi professionisti per l'appunto bisogna gestirsi da soli il proprio tempo, bisogna stare molto attenti a che lavori si prendono e quando si prendono, perché può capitare, come nel mio caso, dove ci sono in lavorazione 2 lavori grossi in contemporanea che ti prosciugano l'anima. Infatti sono veramente disintegrato dalla vita in questo momento, è già passata una settimana in cui ho questi 2 progetti che vengono portati avanti in contemporanea, dovevano finire praticamente entrambi oggi, ieri, scusatemi, ma ovviamente sono arrivate le classiche modifiche del cliente, sono arrivati classici problemi da risolvere e quindi entrambe le lavorazioni si sono traslate su anche questa settimana, quindi siamo a 2 settimane di lavorazione per entrambi i progetti. E io non lo so, mi sto fondendo perché riesco a spingere sull'acceleratore per, non so, 12 ore al giorno di lavoro, sì, ma non per così tanto tempo, cioè nel senso è veramente... Infatti è proprio questo il problema, arrivare a essere talmente esausti da... non voler fare questo lavoro, cioè nel senso veramente mi stanno venendo dei dubbi per dire ma voglio veramente fare questa cosa per il resto della mia vita in questo modo? Assolutamente no. E 3 ottobre, sono passati quasi 4 mesi dall'ultimo aggiornamento che ho fatto e sono riuscito a chiudere entrambi i lavori che vi ho raccontato nello scorso aggiornamento. Ma non sta andando bene. Da inizio progetto sono riuscito a chiudere solamente 4 clienti, di cui il primo era l'agenzia di comunicazione che mi ha chiesto di fare la bottiglia in 3D per 300 euro e quel cliente lì mi è arrivato tramite la FAO Tutorial.
Poi ho fatto il lavoro quello da 3.200 euro, che vi ho già accennato, e quello mi è arrivato tramite passaparola ed era per una grande azienda multinazionale che ha sede nel Friuli Venezia Giulia. E infine ho fatto 2 lavori, uno da 1.000 e uno da 350 euro per l'Art Director, quello che vi ho raccontato sempre negli aggiornamenti passati, e basta. Quindi al momento ho fatturato 4.850 euro. Non bastano perché mi ero messo un goal da raggiungere, che erano 15.000 euro, perché mi sono fatti i conti e so che con 15.000 euro sarei in grado di vivere per un intero anno senza avere nessun altro tipo di ingresso e riuscirei a pagarmi l'affitto, le spese, tutto quanto. E per diventare autonomo come libero professionista volevo raggiungere questa cifra e non ce la sto facendo. Mancano 2 mesi, quindi ottobre e novembre, poi mi scade il contratto e la vedo dura tirare su 10.000 euro in 2 mesi. Nel senso, al momento sono in trattativa per un progetto in cui dovrei fare 2 video, in cui devo sia creare gli ambienti e animare 2 personaggi umanoidi, e da questo progetto dovrei circa ricavarne 10.000 euro. Sarebbe un progetto di 2 mesi, quindi tutto ottobre-novembre, però non mi gaso proprio perché non è ancora stato confermato, quindi come ho imparato in quest'anno passato, finché il cliente non firma il contratto, finché non parte la lavorazione, è inutile montarsi la testa, proprio perché basta veramente poco per far saltare i lavori e di conseguenza finché non c'è la certezza bisogna stare con la testa bassa fino all'ultimo. 11 dicembre ho fallito e sono riuscito a chiudere alla fine sono riuscito a chiudere un altro lavoro sempre per l'Art Director, quello che avevo già accennato, quindi sono riuscito ad arrivare a quota sui oltre i 5.000 euro di, diciamo, fatturato per questo progetto di quest'anno. Però sì, alla fine il lavoro grosso non è che non è entrato, ma è stato posticipato di tantissimo. Se ne riparla per adesso fine dicembre, gennaio, non si sa, e quindi come vi dicevo già nello scorso aggiornamento, nel mondo del freelancing finché non c'è un contratto firmato, finché non ti versano l'anticipo, il lavoro non esiste. Cioè nel senso, potrebbe saltare da un momento all'altro oppure potrebbe scomparire come è successo in questo caso e ricomparire chissà quando. Quindi sono arrivato a questa cifra qui, sono circa un terzo, poco più di un terzo della cifra che mi ero prefissato, quindi ho fallito miseramente. Non lo so. E cosa faccio adesso? Vado veramente sotto un ponte? No, nel senso che l'azienda da cui arrivo, con cui sto ancora collaborando e tutto, è ancora felice di avermi, di continuare la nostra collaborazione, quindi adesso il contratto, come vi dicevo, è scaduto a novembre. L'abbiamo prolungato a dicembre perché c'è un lavoro, questo qua che vi sto mostrando adesso, che mi hanno chiesto una mano, quindi gli sto dando una mano. Poi gennaio dovrei avercelo libero perché forse parte il lavoro, quello grosso, non è detto. E poi a febbraio ci ribecchiamo, come sempre con i ragazzi di questa azienda, per parlare di un contratto, di un potenziale contratto per il 2025. Quindi sì, sono salvo, non vado sotto un ponte, non preoccupatevi, però sono comunque un sacco demoralizzato, o comunque sono un sacco con il morale a terra proprio perché ero convinto di riuscire a farcela, a portare a termine questo progetto. E ovviamente ci sono un sacco di cose che ho imparato e la prima fra tutte è che ci vuole tempo, nel senso ci vuole tempo per creare il proprio giro di clienti, quindi non creare i clienti, proprio conoscere dei potenziali clienti, instaurare dei rapporti, proprio perché non è che io ho a che fare con delle macchine o non sono una pedina, un ingranaggio piccolo in una grande meccanismo come potrebbe essere un'azienda. Magari in un'azienda siete la persona che fa quella cosa lì oppure siete specializzati in quella roba lì. I liberi professionisti invece hanno tutta una parte in più che è quella di relazioni diplomatiche, mi piace chiamarle,
ovvero voi dovete proprio instaurare dei rapporti con i vostri clienti, quindi sono super contento che con il direttore artistico, con l'art director, ho instaurato proprio un buon rapporto non so come dire, non è un'amicizia perché di per sé non è che lo sento spesso e gli chiedo come è andata la giornata o comunque non so, non lo conosco di persona, non conosco i suoi amici, i suoi familiari, però si instaura comunque un bel rapporto di anche confronto reciproco su alcuni lavori, se serve una mano ci si dà una mano, nel senso è una cosa che va al di là dei soldi e basta, però è una cosa che appunto richiede tempo per creare, cioè nel senso adesso sono riuscito a crearlo con una persona, per riuscire a sopravvivere in un anno, per fare abbastanza lavori, devo riuscire a instaurare almeno, non lo so, tipo 3, 4, 5 rapporti significativi con dei clienti. E questa cosa richiede tempo, pensavo fosse più immediata, ma in realtà no. Quindi adesso il 2025 mi sono messo come obiettivo quello di cercare di diventare indipendente, come è stato quest'anno, però ho come obiettivo principale quello di fare un sacco di networking, quindi di conoscere persone, entrare e uscire dalla mia zona di comfort, quindi andare in nuovi ambienti per conoscere nuove persone, instaurare nuovi rapporti e vedere se effettivamente è quella cosa lì che mi permetterà di dare una svolta alla mia carriera e quindi di diventare finalmente indipendente. Basta, direi che vi ho rotto le scatole per troppo tempo, questo video sarà probabilmente lunghissimo e niente, quindi grazie di essere arrivati fino a qui. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, cioè nel senso, alla fine questo esperimento qui, non lo so, è stata una cosa così al di fuori del comune che non ho mai visto fare in giro nel nostro ambito in italiano e nell'ambito del 3D, scusatemi. Quindi sì, vorrei sapere la vostra nei commenti, quindi anche voi state provando a fare quello che ho fatto io, comunque in che fase siete, oppure cioè, il 3D per voi è solamente un hobby, oppure volete farlo diventare un lavoro, che programmi avete, in che punto siete della vostra carriera lavorativa, quindi sono super curioso di sapere anche le vostre esperienze, cosa state passando voi e niente, spero di non essere l'unico scemo che si mette a fare tutto sto sbattimento per cercare di costruirsi un lavoro, non lo so. e niente, se siete interessati a sapere come continua la mia carriera lavorativa, allora c'è una playlist sul Patreon, primo link in descrizione, e dove appunto raccolgo tutte le mie esperienze con anche nuovi clienti, esperienze lavorative, quindi tutto quello che avete visto praticamente in questo video, ma scomposto in vari capitoli in base man mano che mi succedono le diverse cose. E così facendo, grazie tra virgolette, grazie ai miei errori e ai miei studi, spero di riuscire a risolvervi dei problemi, quindi farvi saltare degli step che magari sgradevoli, che magari non dovete provare per forza sulla vostra pelle. E niente, quindi grazie di nuovo mille per la visione e ci vediamo nel prossimo video.